Quando hai visto per la prima volta il CAD-CAM, questa tecnologia, hai pensato, oddio, questa cosa ci sostituirà? È fondamentale, secondo me, che dialoghino medico e tecnico insieme. Qual è stato, secondo te, l'errore che hanno fatto molti laboratori in quegli anni? Uso questo quindi su 200 arcate a fine mese, quanto risparmio? E mi ricordo che quando modellavamo dicevo, ma per fare un dente devo fare tanta roba, ma inventeranno prima o poi la macchina che fa il dente. Era abusivismo odontotecnico quello? Benvenuto alla prima puntata del Dottor Palmas Podcast. Sono collegato dal Dottor Palmas Store di Bergamo, uno spazio nato per parlare di odontoiatria, tecnologia, futuro e anche di quelle cose che nel nostro settore spesso si dicono nei corridoi, ma raramente davanti a una telecamera. Questo podcast nasce per gli addetti ai lavori, odontoiatri, odontotecnici, imprenditori del dentale, aziende, giovani professionisti e persone che vorrebbero capire dove sta andando davvero la nostra professione. Non sarà un podcast di promozione, non sarà una vetrina, sarà un tavolo aperto. Parleremo di intelligenza artificiale, robotica, CAD-CAM, nuove tecnologie, design digitale, fotogrammetria, formazione, soprattutto il rapporto tra clinica e laboratorio. Perché io credo una cosa, che il futuro dell'odontoiatria non sarà vinto da dentista contro l'odontotecnico né dall'odontotecnico contro il dentista, sarà vinto dai team che sapranno lavorare meglio insieme. Oggi abbiamo con noi Franco Schipani, odontotecnico, formatore, esperto di digitale CAD-CAM, Exocad, fotogrammetria e produzione protesica. Franco ha attraversato una parte importante della trasformazione del nostro settore, dal laboratorio tradizionale al flusso digitale, alla manualità, al software, dal banco alla produzione integrata. E con Franco voglio fare una conversazione sincera. Da dove veniamo? Dove siamo arrivati e dove rischiamo di andare se usiamo la tecnologia per dividerci invece che per collaborare. Franco, benvenuto al Dottor Palmas Podcast. Io ti ringrazio per essere l'ospite della nostra puntata pilota, ormai sono anni che ti conosco. Quando ti ho incontrato la prima volta, devo dire, questo ho pensato, lui è bravo, è forte, ma non pensavo che fosse veramente così forte. E infatti è un onore per me averti come ospite stasera. Prima di parlare di CAD-CAM, fotogrammetria, vorrei chiederti chi eri quando hai iniziato questo mestiere. Vorrei partire dal ragazzo che entra nel mondo dell'odontotecnica, quindi non dal formatore che conosciamo oggi. Ma intanto l'onore è mio, perché comunque ti seguo e ci conosciamo veramente da tanto, ho seguito tutti i tuoi passi, per me io sono molto contento e orgoglioso di essere qui, quindi ti ringrazio e parto dalla prima risposta che è un ragazzo. Franco era un ragazzo che con tanto entusiasmo e tanta fame. Ma fame vera, quella di conoscere, di capire, di apprendere. Franco andava a scuola e poi usciva da scuola, andava a lavorare nel laboratorio, d'estate lavorare nel laboratorio. L'obiettivo era arrivare ad avere un laboratorio proprio il prima possibile. Sono riuscito a farlo grazie a soci, perché da solo non era facile, ero veramente giovane. Però questo mi ha dato tanto slancio e l'entusiasmo che mi porto ancora dietro oggi. Quello che hai detto ora è una cosa molto importante e soprattutto molti giovani pensano che sia complesso fare le cose. Devo dire anche per me, per mia esperienza, delle volte andare in compagnia è un aiuto non indifferente per fare quello che chiamiamo il kickstart, il calcio d'inizio. Vorrei andare a quella che è la nostra seconda domanda, ovvero quando ti sei diplomato odontotecnico, com'era davvero il mondo dell'odontotecnica? Raccontaci gli odori, strumenti, ritmi, errori, noti al banco. Ma com'era il mondo dell'odontotecnica? Lento, ti devo Mhm. dire molto lento, perché vengo fuori in quegli anni, io mi sono diplomato nell'86, quindi iniziamo a svelare anche un po' l'età. Nell'86 c'era stato da poco l'avvento delle ceramiche un po' più estetiche, un po' più durature, e quello fu già uno sconvolgimento, ma
quello era, e si andava avanti per anni con le stesse tecniche. C'era delle scuole di pensiero, di scuole di maestri odontotecnici che comunque portavano e puntavano su quello che erano tutti i discorsi della precisione, ma sostanzialmente le tecniche erano quelle e come ho detto prima in maniera un po' provocatoria, era lento. Niente a che vedere con quello che stiamo vivendo oggi, che è tutto più veloce, cambiano repentinamente i materiali, le tecnologie, il modo di affrontare gli approcci. Quindi era un mondo dove, sì, hai detto bene, gli odori erano quelli, c'era la cera, si fondeva che entravi in laboratorio, accendevi il forno senza neanche sapere, ma tanto oggi fondiamo quasi sicuramente. Questo era un po' il discorso. E questo lo ricordo comunque per me con un ottimo ricordo, è stato fondamentale. C'è stato un momento preciso in cui hai capito questo è quello che voglio fare? Sì, 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 sicuramente sì, quando torno a quello che dicevo prima, quando sono riuscito ad avere il laboratorio e sono riuscito a parlare con clinici che hanno scelto di darci il lavoro. E lì mi sentivo un po' come si sentono tutti gli odontotecnici all'inizio, orgoglioso, ha scelto me. Quindi quella cosa lì mi ha dato tanta autostima e sicuramente ci ha dato, perché ripeto, non ero solo, ci ha dato tanta autostima e abbiamo comunque proseguito su quello con la voglia, come ti dicevo, la fame che c'era di capire e conoscere, corsi che ne abbiamo fatti a... Molti hanno paura di sbagliare, c'è un errore nel passato dal quale hai imparato tanto. Io penso che delle volte spesso impariamo più da un caso difficile dove ottenere il risultato piuttosto che da un qualcosa di perfetto che subito va bene. Ma credo che in tutti e due i casi per me prendiamo spunto, sia quando va tanto bene, sia quando c'è l'errore. Credo che quando c'è l'errore, dirti l'errore esemplare, posso dirti che, come parlavo prima di approccio, è approcciare metodiche nuove senza approfondire, senza prepararsi. Questo è quello che ho capito nel tempo, che bisogna comunque prepararsi, approfondire, studiare e ricercare il meglio. Quindi buttarsi, spesso è bello quando si va a fare delle scoperte, delle ricerche, ma il buttarsi delle volte ti fa anche cadere molto, molto in profondità. Oggi, dopo tanti anni, che cosa ti emoziona ancora di quello che fai? Ah, cavolo, mi emoziona, sai, la svolta vera è stata chiaramente digitale, quindi per me, quando, torno a dire, sono uno che ha tanto entusiasmo e tanta forza dentro, tanta volontà e ancora si emoziona quando vedo una tecnologia, quando vedo qualcosa, mi emoziono. Quindi capirla, comprenderla, fare di tutto per comprendere, tra virgolette, domarla, mi emoziona tantissimo. Quando sei passato dal fare l'odontotecnico, ricordiamo, tu hai un passato, nasci come odontotecnico e poi arrivi al mondo della formazione e della consulenza anche. Cosa è cambiato nel tuo modo di vedere questo settore quando hai fatto questo switch? Tantissimo, perché fino a prima come odontotecnico ho partecipato a tantissimi corsi perché, come ti dicevo, ho sempre avuto la volontà di approfondire, di capire. Questa cosa ha fatto sì che ho girato già, ero destinato a girare un po' tutta l'Italia, ho conosciuto tra i migliori odontotecnici che ci sono e c'erano in Italia. Questo mi ha dato chiaramente lo spunto da poter prendere da loro quel sapere, ma anche delle volte copiarne un po' gli atteggiamenti. Ho avuto la fortuna di non fare uno switch vero e proprio, ho avuto la fortuna di essere odontotecnico e iniziare a fare consulenza e formazione, pur essendo ancora odontotecnico. Quindi ho fatto un lento e graduale cambiamento finché poi eh, sono stato interpellato dalle aziende che mi hanno chiesto e fatto una proposta di entrare dentro con un ruolo che poi magari ne parleremo, e a quel punto ho fatto quello switch. Quindi cosa è successo? Come vedo un po' tutto il mondo, lo vedo da un altro punto di vista. Ho avuto la fortuna di girare tanti laboratori e penso di essermi fatto una buona idea di quello che è oggi un po' il mondo dello studio e del laboratorio. Negli ultimi 15-20 anni cosa è successo, cosa è cambiato? Cambiato tanto. È cambiato tanto. Quando hai visto per la prima volta il CAD-CAM, Ah. questa tecnologia, hai pensato, oddio, questa cosa ci sostituirà oppure questa cosa ci rovinerà? Cosa hai pensato?
Allora, no, ci rovinerà no, anzi questo è quello che purtroppo ho visto troppo spesso in molti miei colleghi. Io ho pensato, quando ho visto questa tecnologia, ti devo fare una confessione. Quando andavo a scuola, io sono stato anche rimandato in laboratorio, cioè non ero così fenomeno, te lo dico veramente. E mi ricordo che quando modellavamo, dicevo, ma per fare un dente devo fare sta roba, ma inventeranno prima o poi la macchina che fa il dente. Quindi già a scuola io sognavo e ambivo questa roba. E ti dico, l'impatto vero e proprio l'ho avuto quando ho visto questa macchina enorme, stiamo parlando del 2005, un'azienda tedesca che la proponeva, erano anche come software ai tempi l'Arpor, proprio la nascita di un software, si può dire, nomi, cognomi si possono fare, no? Sì, Credo. certo. Trishape, tanto stiamo parlando di quello, era lui che ha mosso i primi passi. E lì ho capito che vedendo queste macchine, quello che si poteva fare, l'inizio della zirconia, che erano dei sassi di fiume ovviamente, però con tutte queste robe ho pensato che ci si poteva lavorare sopra. Io devo dire che quando ero studente in odontoiatria ero un po' scettico all'inizio. Vedevo questi scanner intraorali col quale si facevano le impronte, studiavo dai libri che il minimo della precisione deve essere almeno 12 micron. Io pensavo, ma il sensore di questa fotocamera intraorale può arrivare a 12 micron di precisione o ci stanno prendendo tutti per fondelli? Tu hai mai avuto questo dubbio? All'inizio soprattutto, agli albori. Allora, all'inizio ho avuto una certezza, non un dubbio, che non eravamo assolutamente vicini a quello che era il nostro obiettivo, perché essendo stato un precursore dei tempi e ho pagato lo scotto di quello che erano l'alba un po' di tutta questa tecnologia e come spesso succede, ahimè si dice, no? E tant'è vero che oggi sono dall'altra parte, spero con tutto il mio cuore che l'azienda che rappresento non cada mai nello stesso errore. Ai tempi si sperimentava direttamente sul campo, no? Mhm. Vendendo e Sono lasciando d'accordo. sperimentare agli utenti. Lì c'erano molti problemi perché chi me l'aveva venduta, l'illusione era così risparmi tempo, così poi hai più tempo libero e lì ho iniziato a fare le notti. E quando è stata introdotta la tecnologia CAD-CAM e il digitale, quindi negli studi e nei laboratori, parliamo dei laboratori, qual è stato secondo te l'errore che hanno fatto molti laboratori in quegli anni? Ripudiarla, nascondersi, fare sempre costantemente il confronto con l'analogico. L'approccio era, ma io vengo dalla scuola di Slavicek, di quello, di quell'altro, la precisione, come dicevi tu prima, come potrà la macchina sostituire me? Quindi non volere Cam- approfondire, cambiare mentalità, non quindi. volere uscire dalla propria zona di comfort nell'idea di essere sempre stati lì, ma capisco e comprendo perché fare al meglio il mestiere dell'odontotecnico è sacrificio, è studio, è tanto manovre sul campo e tanta passione che ci deve essere. Però la passione deve essere anche comunque trasportata e bisogna avere la capacità, secondo me, di capire i momenti giusti della vita, no? I momenti dove tu ti rendi conto che sta cambiando qualcosa, tu ti rendi conto che tu puoi fermare un cambiamento. Noi abbiamo la forza di fermare un cambiamento che sta prendendo tutto il mondo? Non ce l'abbiamo. Quindi o lo cavalchiamo, ma lo cavalchiamo comprendendolo al meglio, o lo subiamo. Ecco, quello che è il mio rammarico e quello che ho notato che in principio è stato molto subito questo cambiamento. Lo condivido questo, è un po' quello che ho vissuto io quando capivo che dopo tutto eravamo dentisti e tecnici europei, non sardi, italiani o per gioco io poi mi sono dato l'appellativo dentista Dentista sardo sardo. all'estero per andare a sfidare quello che era lo status quo del pensiero. E penso che molti cadano proprio nel tranello, come hai detto tu, di voler uscire dall'area di comfort. Piuttosto penso che sia invece un grosso game changer quando tu pensi di dover estendere l'area di comfort senza uscire dalle cose che già funzionano, Esatto. ma aggiungere delle altre cose. Eh, quale pensi invece che sia stato l'errore più grande fatto dagli odontoiatri invece, dai dentisti in quegli anni? E non accompagnare e non interessarsi subito di quello che erano i primi laboratori che comunque introducevano questa cosa e sottovalutare il lavoro dell'odontotecnico che veniva a proporti un qualcosa di innovativo.
Per me quello è stato un grosso errore. Quindi rimanere arroccati. A rimanere arroccati. Il digitale ha aumentato davvero la qualità o soprattutto anche la velocità? È un distinguo bisogna fare, cioè sicuramente la velocità una volta, oggi lasciando da parte quelle che possono essere le skills di ognuno di noi, io penso che la velocità, gli strumenti che ci abbiamo oggi a disposizione aumentano la velocità. La qualità, io ho una visione tutta mia, cioè la qualità ci sono saliscendi, ci sono fasi in cui c'è stato una discesa, perché comunque come ti dicevo tutte le volte che si fa un cambiamento paghi pegno, lasci sul campo qualcosa. Poi c'è stato la volontà di approcciare e poi penso un po' un pensiero comune, tende a scemare un po' di più la qualità quando la tecnologia viene gestita senza una distinzione di ruoli ben definita. Oggi il tecnico, secondo te, dovrebbe imparare a usare prima le mani, il pennello, i fresatori da banco oppure il mouse? Wow, questa è una domanda, credo, un bel focus su questa domanda farei, La vivo tutti i giorni io questa. perché io credo che dobbiamo entrare in una oggi siamo nel 2026, abbiamo sicuramente nativi digitali, sicuramente persone che escono con un approccio digitale completamente diverso. Io non penso sia fondamentale che oggi che uno che destina la sua professione legata a un monitor o a un mouse debba necessariamente conoscere come si muove una spatola. Non sono convinto di sta cosa, ho litigato con colleghi per questa roba qua. Però sono convinto che debba muovere meglio la testa più che le mani, passami il termine, deve conoscere il mestiere, quindi non bisogna assolutamente rinnegare. Quindi se mi stai chiedendo se un odontotecnico si deve formare giovane nella teoria, nell'applicazione di questo mestiere, ti dico sì tutta la vita. E gli strumenti oggi ce ne hai tanti a disposizione perché mediaticamente puoi trovare tutto. Però non deve essere chiaramente tutto rivolto solo al software, perché poi la differenza è diventi bravo smanettone, scusami il termine, sono romagnolo, quindi lo smanettone del software, ma devi diventare un progettista, qualcuno che fa protesi, quindi devi conoscere come fare la protesi, che secondo me non necessariamente deve passare attraverso pennello. Poi oggi credo che i laboratori e l'odontotecnico oggi è chiamato a svolgere un lavoro ancora più difficile, dove non puoi più fare il tuttologo, non puoi più pensare di fare la ceramica, colorare quello, gestire una macchina o progettare un software. Quindi diventa un lavoro molto più specializzato, più specialistico. Credo che... E secondo te il digitale ha abbassato o alzato la soglia d'ingresso del mestiere? Ma sicuramente io credo che l'abbia leggermente innalzato come approccio perché incuriosisce. Quello che secondo me è un po' l'ostacolo è la situazione lavorativa che c'è, non è tanto la bellezza del lavoro. Io credo che i giovani oggi cercano l'approccio almeno parlo qui in Italia, l'approccio con quello che è questo mestiere con una mentalità che non è più quella che avevamo noi e giustamente deve essere cambiata. Noi abbiamo, come ti dicevo prima, io andavo a scuola, poi andavo a lavorare, lavoravo d'estate, io non venivo pagata ai tempi, cioè, c'è tutto quel mondo lì. Oggi chiaramente quando impari questo mestiere sai che la curva di apprendimento non è immediata e allora è anche difficile per un datore di lavoro riuscire a garantirti determinate situazioni. Quindi è un compromesso che credo che sia questo un po' più limitativo per l'approccio del giovane. Una domanda che non ho messo in scaletta, però parlando con te sono davvero curioso di portela. Io pure quando ero al secondo anno di università per diventare dentista, comunque mi buttavo il pomeriggi da un odontotecnico, un parente, un amico di famiglia. E lì mi mettevo anch'io a modellare i miei primi denti, e volevo avere questa fame di imparare, di capire quella che era l'anatomia, facevo la mia cera. E questo mi porta alla domanda, ritieni che un buon clinico o comunque chi vuole diventare veramente buono nel suo settore, a livello di dentisti parliamo, faccia bene venire dall'odontotecnica, quindi da delle scuole anche di odontotecnica o fare un percorso iniziatico, diciamo così, di odontotecnica?
Allora, credo che chiedere ai clinici di fare un percorso iniziatico di odontotecnico non è semplice. Penso che la tua esperienza è meravigliosa, conosco parecchi che hanno fatto questa esperienza e penso che abbiano trovato dei vantaggi in quel percorso. Credo che bilanciando un po' quello che mi stai chiedendo, oserei dire che è quantomeno giusto che un medico si informi su quello che è il mestiere e cosa vuol dire realmente realizzare una protesi in un laboratorio. Questo sì. Quindi che sia curioso? Che sia curioso, che capisca che è anche importante frequentarlo un po' il laboratorio e coinvolgere il tecnico. Perché se stai nel tuo studio, vedi solo quello che è l'aspetto clinico, che è importantissimo e fondamentale, secondo me ti mancano poi dei pezzi sicuramente. E un domani sarà importante durante la professione, negli anni di un clinico, avere quei pezzi? O possono anche essere, come dire, sostituiti? Io penso che sia importante avere dei pezzi, ma non sto parlando di metterti lì con la cera in mano. Penso che tutte quelle che possono essere le fasi progettuali, produttive, è importante conoscere perché in base a quello sai anche come rispondere alle esigenze del laboratorio, quindi sei più informato su cosa, si parla tanto di data acquisition, no? Cosa devo darti in mano, lo devo capire se so cosa ti serve realmente. Ci sono molti odontoiatri, pensi che non sanno che dati bisogna dare in mano all'odontotecnico? Ahimè sì, c'è molta confusione ancora. E ci sono invece odontotecnici che non sanno cosa chiedere al clinico? Ahimè sì, c'è molta confusione ancora. È la stessa identica risposta. La si finisce a bisticciare, mi viene da pensare. Voglio parlare ora di accuratezza e passivazione delle protesi, spieghiamolo semplice. Cosa significa passivizzare in protesi implantare, ovvero fare i denti sugli impianti dentali? Quindi stiamo parlando di una protesi multi-impianto, quindi ci sono 2 o 3 impianti o più, arcate intere, dove io devo avvitare una struttura su degli impianti. La passivazione, in parole povere, devo riuscire a far sì che l'interfaccia della protesi vada a connettersi sull'impianto per tutta la sua superficie, a prescindere dal numero degli impianti. E le viti che utilizzerò per fissare non devono essere un dispositivo di trazione, devono semplicemente essere un dispositivo di bloccaggio. Fine. Ti ho chiesto di essere semplice, ma sei troppo tecnico. Possiamo dire che è come mettersi delle scarpe che sono troppo strette o troppo larghe. Cosa succede? Eh sì, perché Ti vengono le sicuramente vesciche? se io avvito da una parte, mi si alza dall'altra, se non ti ho dato i dati corretti, quindi non sono in grado di fare una protesi, oppure non ho costruito una protesi che siede sugli impianti in maniera passiva, nel senso senza avere tensioni, senza avere bascullo, oppure si ripercuote tutto sul rivestimento estetico, su quelle che possono essere lì, chiaramente il clinico sei tu, sugli impianti, sui tessuti, su un po' su tutto quello che è il sistema della bocca. Ci sono delle protesi che possono essere belle da vedere e dunque non andare bene in bocca? Assolutamente sì, guarda, la comprensione della passivazione, posto che intercettare un errore, un misfit, detto Io ti tecnicamente, chiedo, parla semplice, misfit inteso intercettare una protesi che non è passiva, che non è precisa. non è precisa, che non è accurata, diciamo così, e mi rendo conto che non è semplice in bocca. Ci sono tanti fattori e pochi strumenti che ti aiutano, no? Ci sarebbero degli strumenti, ma sono impensabili da utilizzare per una clinica. Però la concentrazione, la pignoleria e il saper come gestire la cosa a parte del clinico fa tanta differenza. Dove andare a guardare, come accorgersi se il lavoro è preciso o no, accurato o meno, è importante. Non voglio entrare nelle varie prove, come sono le situazioni, Assolutamente. però è importante alzare la percezione di quello che si sta facendo. Per tua esperienza, dove nascono più spesso gli errori? In studio, nello scanner intraorale, negli scambodi, software, nella produzione? Allora, Dove iniziano i problemi? sicuramente c'è una miscellanea di problemi, no? Sicuramente il vantaggio da parte del laboratorio è che si è partiti molto prima nel digitale, pur non avendo avuto tanto credito negli studi, e quindi
si è un po' compreso nel tempo e soprattutto i sistemi sono diventati più user friendly, no? Quindi hanno strategie di fresatura molto più indicate. Quando ho iniziato io c'erano software che dovevi praticamente guidare tu e imparare un altro mestiere. Oggi i sistemi sono molto più facili all'utilizzo e poi possiamo parlare anche di quelli che sono i ruoli dell'industria e dei centri di produzione. Quindi sicuramente nello studio, l'avvento degli scanner intraorali hanno causato un po' di problemi perché determinati tipi di lavori come le full arch è impossibile farli con uno scanner intraorale, soprattutto se parliamo di un inferiore dentulo e soprattutto se il clinico non ha ben chiaro come gestire la scansione, se fare le strategie di scansione, come tenere banalmente lo scanner e l'importanza che hai detto tu prima degli scanabata, che spesso e volentieri non vengono tenuti così in considerazione come cioè sappiamo Possiamo che spiegare cos'è uno scan abutment? scanabutment è proprio in Non soldoni. è quello che vedo qua, Questi sono già dei riferimenti è fotogrammetrici, un'altra è roba. un'altra cosa. Ha sempre la stessa funzione, ma lo scanabutment, se vogliamo partire Semplificare. dall'origine, semplificare una sorta di coping da impronta, quando normalmente noi abitavamo sugli Franco, impianti, penso che mio padre non sappia cosa significhi coping. un dispositivo che è avvitato sull'impianto e è improntato insieme al materiale di impronta con un cucchiaio, svitato questo qui, ci dava in analogico, trasferiva la posizione degli impianti con la possibilità di ricalcare, di colare in gesso l'arcata dentale con tutti gli impianti posizionati. Quindi una versione semplificata di un calco, o Un meglio calco. digitale. Esatto. Il discorso scanabutment di fatto è sempre quello strumento lì, solo che deve avere una forma tale che si deve lasciare scansionare da una telecamera intraorale. E siccome stiamo parlando di uno strumento di misura, è uno strumento ben definito perché ha una sua geometria e deve essere accurato, quindi preciso nel volume. Lì ci sono tante cose da mettere insieme. Le aziende che vendono scanabate devono aver chiaro che devono vendere un qualcosa che non è più preciso solo nella connessione, ma deve essere preciso anche nel suo volume, perché servirà al CADista per portarsi virtualmente quella posizione nel suo modello virtuale. Se non è preciso, lui avrà una geometria, questa geometria non combacerà esattamente con quella che è la forma scanabutment. Ma soprattutto bisogna anche pensare che deve essere chiaro l'utilizzo per i clinici degli scanabutment perché comunque non deve essere rovinato. Ho visto qualcuno che li limava perché non ci stavano, vado a modificare la forma, bagnati, devono essere asciutti perché la saliva viene vista e letta dallo scanner intraorale come uno spessore perché comunque riflette. Quindi tante piccole cose che lo studio, se non ha ben chiaro, mettendole in fila può dare un dato sbagliato e spesso questo dato è difficile intercettare da chi guarda il file. Per tua esperienza, vale molto di più il protocollo o la macchina o la tecnologia che si utilizza? Allora, sicuramente non c'è uno senza l'altro, nel senso che oggi, se parliamo di scanner intraorali, credo che in questo momento più o meno i top seller sono quelli che, bene o male, lo dimostra il mercato, quelli che continuano a essere, Sì, ne vedo sempre di più ultimamente. vuol dire che più o meno si livellano. E sicuramente il protocollo in questo caso fa tanto la differenza perché il modo di acquisire la tecnologia di scansione, ma poi tradotto anche nei laboratori con le macchine se per protocollo intendiamo le strategie di fresatura, devono essere ben tarate e ben accurate. Oggi sono compiti che le aziende si sono prese in mano da trasferire ai laboratori o le aziende anche di CAM, no? Di software house per intenderci. Però i protocolli sono fondamentali, È meglio assolutamente. un protocollo rodato in una tecnologia intermedia o rudimentale oppure una tecnologia molto avanzata ma con un protocollo poco tarato e poco Eh, provato e testato? Parli con uno che vuole sempre il meglio, quindi
la tecnologia mediocre non la metto in discussione, cioè non la prendo neanche in considerazione. Credo che ci voglia un protocollo ben definito, ma bilanciato con una tecnologia assolutamente dignitosa, perché questo è. Oggi ci sono le possibilità per averle. Sai che molti colleghi, per esempio, dove io ho fatto poi le cliniche, non usano tanto come magari ho visto altri qua nel paese, nel bel paese, la impronta col gesso, per esempio. Quello è un esempio di magari tecnologia non moderna, digitale, però dicono che funziona molto bene. Tu cosa ne pensi al riguardo? C'è un'evoluzione anche di questa impronta, secondo te? Ma allora, sì, direi, allora, in Italia i grandi maestri sono passati da lì, ci hanno insegnato dell'impronta in gesso, ci hanno insegnato dell'accuratezza che ci deve essere partendo poi da come devono essere posizionati gli impianti, lavorando su dei MUA, lavorando su quindi non direttamente sulle connessioni implantari, ma su un trasmucoso che porti fuori la connessione col suo cono, perché la passivazione, per tornare come eravamo prima, se vado su un appoggio, su una piattaforma d'appoggio, è molto più semplice gestirla che andare all'interno Della gengiva. della gengiva di un impianto. Quindi sicuramente con le tecniche più sofisticate, le impronte in gesso hanno dato tanti belli risultati negli anni sicuramente, ma non era nelle mani di tutti. Quando vedi che arriva in laboratorio un file incompleto o poco affidabile, secondo te il tecnico cosa dovrebbe fare? Andare avanti o iniziare un ping pong? Bloccare tutto. Ma bloccare tutto e farsi delle domande. Perché mi è arrivato questo? Sono stato chiaro nella mia comunicazione, ho detto bene cosa mi serve, perché devo anche fare un minimo di autoanalisi, no? Perché se io inizio a collaborare con un clinico è giusto che facciamo un briefing iniziale, perché non è che parti da un giorno all'altro, ti do un'impronta e te la mando. Cerchiamo di capire le tue esigenze, le mie esigenze e gli obiettivi, dove vogliamo andare. E quindi è fondamentale che io ho una checklist, una lista della spesa, te la devo dare. E magari più che te la devo dare, ne dobbiamo parlare, ne dobbiamo discutere. Perché se arriva che mi manca qualcosa, o non sono stato chiaro io, o non c'è stata questa fase iniziale. O tu eri abituato con un altro che magari lavorava diversamente da me. Franco, tu sei sposato? Assolutamente sì. Capita che tua moglie ti manda a fare la spesa ma non ti fa mai arrivare la lista della spesa e ti dice arrangiati? Sì, 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 però io gliela chiedo. Gliela chiedo perché senza di quello non andare da nessuna parte, prenderei solo delle sciocchezze. Quando torni a casa e hai dimenticato di comprare lo shampoo, cosa gli Disastro, rispondi a tua moglie? disastro, Ma tu me l'hai detto? disastro. Però adesso fortunatamente abbiamo la condivisione sulle app e quindi Tutto più è semplice. tutto più semplice. E invece se dovessi spiegare a un clinico una sola cosa sulla precisione in impianto protesi, quale sarebbe? Allora, se parliamo di digitale, sicuramente, intanto, ripeto, di darmi tutti i dettagli, tutto quello che mi serve per fare il caso. Quindi sicuramente se il paziente arriva in studio, la prima cosa da fare è fare una scansione di quello che è il suo stato. Se ha dei provvisori, non smontarli e fare la scansione. Fotografimi quella situazione lì, bloccami quella situazione lì, che quella è la mia partenza, da lì parto. Poi dopo lavoriamo su tutto il resto. Poi gli parlerei di quelli che sono i limiti della scansione intraorale, quindi o utilizziamo delle tecnologie che ci aiutano, oppure dobbiamo necessariamente passare attraverso un protocollo che tende a ibridizzare il digitale, quindi fare il classico provino che dovremmo comunque in un modo o nell'altro arrangiare e passivare. Andiamo oltre. Vedo che hai portato con te questo aggeggio qua Sì, davanti. è un aggeggio in cui credo tanto. È qualcosa di costoso? Ma sì, ha il suo Se costo. cade si rompe? Se cade si Perdiamo rompe, però fortunatamente lo vendiamo con una copertura di casco. garanzia casco per 3 anni, quindi è coperto. Allora, Ho sempre paura io di mettere in clinica aggeggi costosi proprio per questo motivo, o che mi perdano questi, oppure che cada, si rompa e ci si blocca la clinica. In quel caso sempre meglio avere anche i certo, protocolli, i piani B, i diciamo, piani B ci devono analogici. essere, assolutamente. Sta diventando una moda oggi la fotogrammetria o è un passaggio inevitabile nei full arch? Allora, Voglio una risposta onesta, onestissima, ti dove dico, serve davvero e dove no. Dove allora, ritieni che sia... ti do 2 risposte. Una sulla moda. Più che la moda si sta iniziando a parlare e c'è la necessità
si è capito i limiti degli scanner intraorali, e quindi per fare determinati lavori, quindi parliamo di più fuori da quello che gli impianti lineari in un quadrante, se iniziamo a fare non necessariamente solo arcata, ma anche l'emiarcata, ma dove non siamo più nella linearità del quadrante, allora si sente la necessità di avere un qualcosa che ci dia la certezza. La certezza perché devo essere, come dicevi tu, piace i piani B se si rompe questo, ma il piano B io non lo voglio se voglio la certezza. Se tu penso vai a provare una protesi, cosa vuoi? Che quella protesi vada bene, non che ci devi mettere le mani. Credo che oggi c'è questa richiesta, no? L'esigenza è questa, però c'è ancora tanta confusione perché si parla di fotogrammetria per tutto, dalla fotogrammetria dagli scanner orizzontali, da quelle pseudo videogrammetrie che si vedono in giro. C'è tanta confusione. Quindi quello che ti posso dire in maniera onesta e trasparente: se un clinico fa tante lavorazioni su impianti e tante lavorazioni complesse, allora un sistema del genere per me non devi guardare quanto ti costa, perché ti porta più vantaggi che svantaggi. Se sei un piccolo studio dove ti capitano 2 arcate all'anno e non fai tanto, allora cercherei una soluzione che va a darmi un miglioramento rispetto allo scanner intraorale che li trovi in altre situazioni. Fammi un esempio. Ma sai, gli scanner button verticali, sai, quelle che devono orizzontali, scusami. Okay. Capisco quali dici. Orizzontali che devono... bandierine. Le bandierine che si devono toccare. Io li vedo un sistema che sicuramente è logico, no? Perché comunque la loro funzione è quella di, toccandosi e concentrando le geometrie lì, permettono di fare meno percorso allo scanner, quindi meno stitching. Lo stitching sono le varie cuciture. Noi il problema più grosso che abbiamo con lo scanner intraorale è che abbiamo un oggetto più grande di quella che è la sua camera di scansione, e devo andare a far vedere tutto l'oggetto correndo per tutto l'oggetto stesso, facendo delle manovre. Mi viene un po' in mente la foto della Terra visto dallo spazio. Sono fotografie appiccicate l'una sull'altra. Che se andiamo a vedere sicuramente hai delle distorsioni enormi. E chiaramente se ho dei punti di riferimento, queste distorsioni sono minori, perché questa cucitura si alimenta con quei punti di riferimento, sempre se il clinico ha chiaro come muoversi. E se la riduco la sua escursione, sicuramente mi rendo conto che è una scansione migliorativa, ma non la risolvo del tutto. Se sono un clinico che fa tante scansioni su impianti, su molti impianti, sicuramente non devo guardare quanto mi costa, ma devo guardare quelli che sono i vantaggi, cioè la possibilità di avere la certezza di quello che io scansiono, do un dato preciso al laboratorio, e quindi certezza di non dover fare delle prove intermedie sul framework, ma solo prove estetiche e funzionali. Questo per me è importante. Minor tempo alla poltrona. Non è lo scanner intraorale che ci dà dunque la precisione? Ti faccio delle domande per capire meglio. Allora, gli scanner intraorali oggi sono molto precisi, te lo devo dire, molto accurati. Però, come ti dicevo prima... Nel 2003, quando io ero studente? Non erano assolutamente accurati. Non erano però c'era chi li comprava. C'era chi li comprava, perché comunque, se ti ricordi, nacquero con l'idea di fare l'intarsio, la coroncina, il ponticino, mi ricordo i fresatori in studio. Esatto, le cose, il charside, era quelle cose piccoline. Era abusivismo odontotecnico quello? Nel 2003. A quei tempi non c'era ancora niente che regolamentava al meglio. Non c'era niente, quindi era un vuoto giuridico, quindi c'era una gran lotta contro l'abusivismo, al contrario, no? Quello dell'odontotecnico nei confronti dell'odontoiatra. E poi la ricerca del charside ha ribaltato un po' la situazione. Quindi, come dicevamo prima, manca un po' questa distinzione di ruoli, ma oggi stiamo vivendo, poi magari ne parliamo, una fase ancora più critica, secondo me, di quella che era ai tempi, perché quella del charside ai tempi io la vedo, e si è vista, no? Una situazione che è partita tantissimo, poi mollata lì, ha preso polvere. I primi che l'hanno comprato arrivavano qualcuno l'ha usata veramente, perché come tutte le cose non si fanno da sole e ci va dietro tempo, ci va dietro conoscenza. Ricordo i primi intarsi erano brutti a vedere, meno male che stavano dietro, meglio delle otturazioni in piombo, o forse no. Erano brutti e poi galleggiavano.
non, non si Non poteva parlare c'era di precisione, precisione. no, assolutamente. Non c'erano neanche i cementi che ci sono adesso, Ci penso. passava un capello tra i denti e Hai capito? l'intarsio, Hai capito? possiamo dire. Tu pensi che lo scanner intraorale dunque sia un alleato della fotogrammetria? Sicuramente devono lavorare insieme, perché questo non lo sostituisce, questo va a integrare la scansione intraorale. Cosa Quindi non vede questo? questo vede solo in questi riferimenti che vedi, lui vede solo i pallini, i centri delle sfere bianche. Lui praticamente è uno strumento di misura, anche questo deve essere calibrato, c'è una piastra di calibrazione e ogni riferimento ha un numero sopra. Una piastra di calibrazione? Sì. Cos'è? Per fare i capelli? C'ha un aggeggio, chiamiamolo così, dove io attraverso il software vado a gestire il suo azzeramento. Gli devo far capire sempre, lui deve rilevare delle quote e lui deve sapere esattamente che quelle quote che sta rilevando sono reali, quindi deve essere sempre calibrato su quote note, su delle distanze che lui conosce. Ogni quanto va fatto questo? Questo va fatto, beh, essendo uno strumento trasportabile, se lo trasporto è meglio calibrarlo. E se no una volta a settimana. Se lo uso quotidianamente, lo appoggio sul tavolo, prendo, non c'è C'è bisogno. qualcuno che perde la piastra di No, è calibrazione? impossibile No, perché è uno strumento è importante. importante. E quando poi metto questo davanti? Quando io vado a fargli leggere questi pallini, lui vede la mappatura di questi pallini, li sa, li riconosce. Lo metti così Sì, tu praticamente. lavori extraorale, cosa Non importante. va Noi in bocca lavoriamo al come una paziente macchina questo. fotografica. Ok. Noi abbiamo 35 centimetri di distanza focale, quindi quello che viene chiesto al clinico è di quando avvito nella bocca questi riferimenti, devo semplicemente mettere un Optragate, comunque un qualcosa, un apribocca. Ma ti garantisco che legge bene tutto, mi legge bene anche pterigoidei, quindi abbiamo una visione completa. E il vantaggio è che lui va a riconoscere gli scanner button, questi qui, perché sono numerati e nel suo cervello, nel software che lavora con lui, che è nel PC che avrai a fianco, ha esattamente tutte le coordinate delle distanze dei pallini che deve andare a leggere su questo. E lui riconosce se sta leggendo quella distanza, quindi immediatamente quando scansioni lui ti dice quanti impianti hai trovati e quando quei pallini che ti va a vedere diventano verdi sai che la scansione va bene, quindi non è operatore dipendente, questa è una cosa importantissima. Perché? Guarda, anni fa, era il 2018, ne comprai uno di questi aggeggi. Anch'io sono come te precursore dei tempi. Arrivai in clinica, ragazzi, questo lo dobbiamo usare. È un aggeggio fantastico, ci semplificherà la vita. Problema, l'abbiamo usato poche volte perché poi abbiamo perso alcuni di questi cosettini neri qua e mandavamo mail all'azienda, non posso fare i nomi ovviamente, No, ma nessuno ci ha mai più risposto. Guarda, Per questo ti dicevo il piano B. quello che abbiamo voluto fare noi come azienda per quanto riguarda questo discorso qui è essere proprio lì molto ricettivi sul mercato. Intanto essere molto aperti nel evadere le richieste anche su determinati tipi di impianti diversi, quindi cerchiamo di coprire più brand implantari possibili perché devi essere aperto. Noi viviamo in Italia dove sai benissimo c'è una giungla sugli impianti, c'è veramente una giungla e quindi cerchiamo di coprire il più possibile. È made in Italy, quindi per quanto riguarda l'Italia siamo a chilometro zero, siamo l'azienda che produce è qui a Brescia, quindi siamo anche a pochi chilometri. E se l'assistente mi butta uno di questi, No, te lo ridiamo, me lo non c'è ridate? problema, assolutamente. Un giorno, 2 giorni? Allora, Posso andare avanti con la chirurgia? sì, mi telefoni, da Bergamo te lo portiamo, se no in giro per l'Italia te lo spediamo, assolutamente. E quindi Però sai che la cosa bella è che se ne perdi uno, puoi sempre fare la scansione, lui è predisposto anche per fare la doppia scansione, unire i dati senza avere distorsione. Quindi se io ho un impianto che mi viene nascosto dall'altro, oppure perdo uno di questi, io posso comunque farla la scansione. Molti colleghi pensano è complicata questa roba. Pensi sia una questione di tecnologia che è complicata o di operatore che, come dicevamo prima, non vuole estendere l'area di comfort? Sai, molto spesso è più complicato pensare di fermarsi a cercare di capire cosa stiamo dicendo che realmente quello che è la reale difficoltà di fare un qualcosa. Perché, diciamo prima, distinzione di ruoli. Noi il software lo installiamo sia in clinico che al laboratorio. Hai più laboratori, te li installiamo tutti i laboratori. Il clinico deve
semplicemente fare 15 secondi, è un tasto che schiacci e quando lo rischiacci lo spegni, fine, poi lo metti via. Lui, il monitor ti fa vedere, se tu dici devo vedere 5 impianti, ti dice li hai visti 5, ho rilevato 5 impianti, fine, salvo e mando al tecnico, quindi è la cosa più semplice del Faccio una mondo. domanda secca. Supponiamo che io curo ogni mese 100 pazienti, tutte e due fanno l'arcata superiore e inferiore. Se in un caso uso fare impronte, per esempio in silicone, filo interdentale, composito flow, impronta, e nell'altro caso invece uso questo quindi su 200 arcate, a fine mese quanto risparmio? In Allora, euro, dimmelo in euro. però prima ti faccio una domanda, quando fai l'impronta in silicone fai una prova, vero? Sì, Quindi una quindi seduta. Quanto quantifichi una seduta te in studio? beh, parecchio. In Italia so che arrivano delle volte anche 200 euro l'ora i costi della poltrona. Quindi ti dico, quantifichiamolo così, ti faccio risparmiare una seduta. Quanti mesi pensi che uno studio medio italiano potrebbe ammortizzare questa Ma spesa? oggi siamo in una situazione dove esiste il superammortamento, sai che questo qui, se non sei uno studio monoprofessionale, se Mhm. hai la possibilità di scaricare, alla fine lo vai a pagare al 43% col superammortamento perché è al 180%. Se facciamo un ragionamento del genere o un piccolo leasing, per me te lo paghi che non te ne accorgi neanche. Non parliamo di cifre assolute, di assurde, stiamo parlando di una cifra che è comunque meno comunque di uno scalo intronale. Qual è l'altro vantaggio secondo te importantissimo di questo apparecchio? È quello che ho detto prima, non essere operatore dipendente, Corrado, perché purtroppo molto spesso ci si va a inciampare lì, ci si va a inciampare sulla mancanza di applicazione, dettagli e quello che dicevamo prima, no? Quello che può essere curva apprendimento. Molto spesso, troppo spesso, la tecnologia è stata tradotta in, ma cavolo, Mm. schiaccia un pulsante e Va va da via sé. tutto. No, non è così. Sappiamo che ci vuole comunque, come tutte le cose, la formazione, l'applicazione, lo studio e il riguardo su tutto quello che si fa. In questo caso non è operatore dipendente perché realmente non ci sono manovre, devo stare fermo e fare una sorta di foto, fine. E diventa semplice l'utilizzo, è immediato. Dammi un consiglio, io ho 80 collaboratori che lavorano con me e sai che i grandi team, delle volte portare anche delle nuove tecnologie può essere una condizione di attrito. Pensiamo per esempio anche alle grandi catene, chi ha magari 100, 200 cliniche nel proprio paese, esistono anche queste realtà. Quali sono le difficoltà di introdurre delle tecnologie in base alla dimensione dei team clinici dove vanno introdotte o si spera di introdurle? La difficoltà credo che sia più che altro a monte, cioè da chi dovrebbe introdurre questo nel team che capisca bene quello che potrebbe essere e legga il potenziale, sai, perché proprio per quanto dicevo prima, dove il team è largo e ingrandito o soggetto a riciclo, perché negli esempi che mi hai detto è soggetto a riciclo, c'è dinamismo, no? Di movimento tra i vari consulenti che oggi ci sono e domani magari possono gestirli con altri clinici e imparare, insegnare loro un metodo, se è un metodo con tanti protocolli, sai che ci vuole comunque tempo e impegno. Se questo metodo, come dicevamo prima, è sganciato da un'operatività e quindi più semplice da tramandare, credo che sia agevolante più che sacrificante. Mhm. Passami il termine. Io per esperienza ho affrontato il problema, per esempio, avendo delle figure che dalla mattina alla sera fanno solo quello, fanno solo la scansione, solo la fotogrammetria o solo le prove, di modo da evitare che ognuno debba sapere tutto il protocollo da A a Z, che è impossibile. Oggi abbiamo protocolli anche molto complessi, andare quindi a lavorare in maniera di dipartimenti interconnessi tra loro, ma poi specializzati da A a D o E a F, per esempio. Ritieni che questo possa essere un modo, per esempio, di iniziare a introdurre delle tecnologie nei grossi gruppi? Sicuramente quando c'è la possibilità, tu hai una situazione che sicuramente ti sei creato questa possibilità. Vedo tante situazioni che conosco, qui la vedo un po' più difficile perché
perché poi il clinico si sente più a 360 gradi, vuole essere coinvolto più a 360 gradi e non declinato solo a una Mhm. fettina. Quindi questa la vedo un po' più difficile, però è un mio pensiero. Ti ho fatto questa domanda perché vorrei introdurre un argomento che poi sviscereremo ancora meglio, cioè il fatto dell'odontotecnico magari anche nel team multidisciplinare che magari sa già molte cose che se uno già conosce come fare le cose, perché buttarlo via nel futuro, anzi magari ricicliamocelo. Ma hai detto te multidisciplinare. Fino ad oggi il multidisciplinare prevede addirittura il fisioterapista in studio, chi fa il filler, chi fa quello, chi fa quell'altro, e magari manca solo l'odontotecnico, purtroppo. Vediamo l'opposto, il Vediamo clinico l'opposto. che fa il fotografo, il clinico che fa il commercialista, che fa il receptionist Esatto, e che in esatto. più deve anche curare il paziente No, ci vuole, come e che dicevamo vuole anche all'inizio. fare l'odontotecnico magari. Questo è il dramma che stiamo vivendo in questo momento. Io credo che, abbiamo detto prima, abbiamo introdotto il discorso che c'è una distinzione dei ruoli. Credo che per le competenze tecniche valga la pena avere in team un tecnico che sia limitato alle sue competenze, perché, cioè, non che devono travasare o travallare in altre cose che non gli competono, però è fondamentale avere la visione di un tecnico ed è fondamentale secondo me che dialoghino medico e tecnico insieme. Ma loro alla fine lavorano sullo stesso paziente, perché delle volte odontoiatri, odontotecnici spesso si capiscono tra di loro così poco. Cosa succede? Perché ahimè manca comunicazione, forse, probabilmente manca di base una comunicazione vera, che è un po' quello che dicevo prima. Se io sono, oggi la comunicazione, tu sei maestro di comunicazione, cioè basta anche una call di allineamento, basta, non necessariamente devo essere nello studio, ci facciamo una call dove ci allineiamo sul paziente, cioè, guardiamo esattamente quelle che possiamo Dammi la condividere. lista. Dammi la lista, fammi vedere un po' le cose, e dammi il tuo obiettivo e dimmi qual è il tuo piano di trattamento e vediamo. Io preferirei fare così la scelta dei materiali, discutiamoli insieme, perché magari Parliamone. questa roba qua per me è fondamentale, sai. Io la vedo così. Mettendo a punto questo tipo di rapporto, credo, vabbè, penso che il futuro sia sempre più coeso tra tecnico e medico, se visto in questa direzione. Infatti è qua che volevo arrivare. La tecnologia dà potere, ma può anche dare presunzione. È vero che alcuni odontoiatri pensano di poter fare da soli il lavoro dell'odontotecnico. Allora sì, abbiamo accennato prima, oggi ci sono degli esempi di qualcuno che fa da solo. Fa da solo, attenzione, una fetta, perché poi riuscire a fare tutto diventa difficile. Poi possiamo pensare che il clinico, ci sono molti clinici, alcuni clinici che sono anche bravi a fare da Magari ex soli, odontotecnici. ma sì, ma sono comunque una nicchia, no? Perché poi abbiamo anche i bravi poeti, i bravi scrittori, cioè ci sta anche il bravo clinico che ha fatto un suo percorso e si riesce a gestire le cose. Cosa intendi per bravi poeti, bravi scrittori? Magari il bravo Spiegamelo meglio. poeta, cioè ci sono bravi poeti che nascono magari come Che hanno sbagliato università? commercialista e poi diventa poeta, però lo fa bene, Ne ho visti tanti di questi. continuando a fare anche il commercialista. Dico, probabilmente ci sono, e ne ho conosciuti, medici che sono in grado di poter sostenere determinate lavorazioni anche in autonomia, dotandosi della tecnologia corretta. Parliamo sempre, generalizziamo e parliamo per uno standard, no? Quello che a tutti piace Mhm. dire il gold standard. Sicuramente, e torno con la frase che ho detto prima, si sottovaluta un po' il lavoro dell'odontotecnico a volte e quindi dici ma tanto lo posso fare da solo. E allora in questo caso vedo tanta tecnologia parcheggiata negli studi a prendere polvere. Credo che quella tecnologia negli studi è fondamentale che ci sia. Io non sono contro la tecnologia negli studi, anzi, per me deve essere un tentacolo del laboratorio, nel senso che oggi c'è la tecnologia che ti consente di fare del network, di fare una rete e lavorare anche in outsourcing. Io sono laboratorio, io ho in mano detengo la progettualità del caso, ti posso inviare il file per farti produrre in un determinato provvisorio in laboratorio per fare una toppa, per fare qualcosa. Sono dei germi di cose che possono avere un senso. Quando si lavora a distanza, il carico immediato, ci sono, ma la gestione deve essere del laboratorio, per me.
Sono perfettamente d'accordo in quello che dici e ritengo che là dove un singolo uomo, non credo ai supereroi, ok? Non credo al clinico che sia al top in ogni settore della grande materia dell'odontoiatria o dell'odontotecnica, anzi penso che ci sia sempre più bisogno di multidisciplinarietà. Restiamo chiaramente nel settore del dentale, lasciamo stare osteopati o estetisti dentro Assolutamente. agli studi odontoiatrici, però l'odontotecnico io penso che sia una di quelle figure che secondo me debba poter avere accesso anche allo studio dentistico. Tu Qui cosa ne pensi di questo? penso che qui dopo si... Dovrebbe stare chiuso in laboratorio o frequentare lo studio dentistico sempre di più? Allora, qui ci sono scuole di pensiero anche derivate da quello che è il know-how, no? La storicità. La storicità spesso e Partiamo volentieri, senza pregiudizi, senza pregiudizi, dico, spesso e volentieri in facciamo il bene del laboratorio, paziente. l'odontotecnico è uscito dal laboratorio per andare nello studio a fare cose per aiutare l'odontoiatra che magari in quella situazione lì non era in grado di andare avanti, e quindi per me quello non è multidisciplinarità e non è Con le un team. sostituzioni. Quella è un'altra cosa. Dove invece vedo grandi professionisti, e ne conosco tanti, che si avvalgono di grandi odontotecnici, il laboratorio, secondo me, l'odontotecnico si muove solo in determinate situazioni, davanti a una difficoltà dove è giusto fermarsi un attimo, confrontarsi. Altrimenti, per me, oggi, come dicevamo prima, la si può gestire anche con gli strumenti giusti a distanza. Mhm. È più complesso? Sì, è più complesso perché c'è quella comfort zone dove se io voglio un colore lo voglio venire a vedere, prendere e rilevare tutto, se no, se c'è un buon protocollo fotografico, perché non fidarmi? Ecco, questa è la parola che stiamo introducendo adesso, ci vuole più fiducia tra le due parti in causa. Credi che ne manchi oggi? Sì, E da questo tutte e due le sta parti, credo. portando a un blocco di certe tecnologie? No, quello che ti dicevo prima è anche dettato dalla velocità esponenziale che si deve essere nei lavori, dal contenimento dei costi, e questo tende a portare il professionista a farsi le cose in casa. E lì dove ti dicevo mascherata, sotto tutto questo ci potrebbe essere un abbassamento della qualità. È anche vero il contrario, che ci sono degli odontotecnici che si avventurano nel confine diciamo, del territorio clinico, che non fanno quindi delle cose che non competono a loro. Qual è la linea rossa che non va, superata? Detta con rispetto, Detta chiaramente, con ma che va detta. rispetto, ti dico, io credo che nel piano di trattamento il tecnico deve essere coinvolto non come attore, no? Ma deve essere coinvolto perché deve conoscere quello che sono, perché dobbiamo arrivare lì e come ci vogliamo arrivare. E non mettere becco su quel discorso del piano di trattamento, perché le valutazioni cliniche sono un'altra cosa. Però se per quel piano di trattamento che mi stai presentando io ritengo che forse è meglio usare un materiale diverso perché mi agevola, allora devo avere voce in capitolo. Dove va tracciata la linea rossa tra competenza tecnica Eh, e responsabilità clinica? ma per me la responsabilità, a prescindere, a parte che è una comunione di responsabilità, però io credo che la responsabilità clinica appunto è nel piano di trattamento, indubbiamente, e la responsabilità tecnica è nel riuscire a rispettare esattamente quelle che sono le indicazioni che ha ricevuto. Pensavo ai tempi di consegna. No, tempi di consegna, poi sappiamo che alla fine si gioca tutto lì, si gioca nei tempi, nei costi e in tutta quella roba lì, ma non voglio andare in questi discorsi. Sono d'accordo. Quali sono invece le informazioni cliniche minime che deve mandare il dentista al Beh, laboratorio? come ti dicevo, intanto dammi esattamente quello come è tentato il paziente, la prima scansione è quella che mi serve, perché lui sta così inabituale. Poi ho bisogno, se mi riesce a fare con un buon protocollo fotografico tutte le foto del caso. Con l'iPhone? Io preferirei sempre delle reflex, sinceramente, però oggi guarda, sul discorso iPhone ne abbiamo viste tante, ci sono anche la scansione del volto, che ci sono, allora, il digitale è bello perché c'è l'effetto cinema,
è quello pratico. L'effetto cinema a volte che può essere utile in studio per comunicare col paziente, allora ci sta che ti faccio una scansione con un'app, con l'iPhone, con l'iPad, però sappiamo che se io devo usare una scansione del volto per fare diagnostiche e per progettare, non mi può andare bene, ma la metà degli scanner del volto che esistono sul commercio non sono ancora alla. Sì, presentano molte distorsioni. No, al di là sì, distorsioni enormi, ma semplicemente intanto abbiamo, se tu togli il colore, fate sempre un esercizio molto semplice, tutto quello che scansionate, togliete il colore e andate a vedere cosa avete preso. Ancora di più, togliete tutto quello che è la texture e guardate la nuvola, diciamo il tessuto dei triangoli. Ti renderai conto che con le scansioni del volto abbiamo dei triangoli così grossi. E quello vuol dire che è meno accurata. Quando devo fare degli allineamenti, non ho dei riferimenti, devo usare dei marker e lì entriamo tutto in un altro mondo. Quindi dall'iPhone siamo ancora a quei livelli lì, come chi vuol fare fotogrammetria dall'iPhone, dall'iPad, sono situazioni che in questo momento, diciamo così, in questo momento non possono riservare quell'accuratezza che ci si aspetta da una tecnologia del genere. Ritieni che la fotogrammetria con gli smartphone possa avere un futuro? Guarda, Solo questione di dimensione. considerando come vengono gestite come vengono costruiti, come viene gestita la scansione, come vengono tarate, calibrate le telecamere, come lavorano queste telecamere e come il software si interfaccia con loro, la vedo una cosa molto lontana, l'utilizzo dell'iPhone. Dello smartphone per intenderci. In futuro nel podcast penso inviterò una di queste persone appunto che lancia questa tecnologia. C'è qualche domanda che pensi dovrei fargli? Ma sì, avere quantomeno quanta casistica, tutti i report della casistica che è stata prodotta realmente con quella tecnologia. Quello che noi abbiamo visto è poco quello che ho visto. Alcuni mi hanno detto che sì, la precisione non è massima, però per quello che ci serve è sufficiente. È caro, quello che mi serve è un po', se vai, tu cucini? Sì, sono un grande appassionato E di quando ti cucina. dice sale quanto basta, L'assaggio. lo assaggi, ma qui lo puoi assaggiare, la precisione, No, la spesso vai a si provare. rompono, spesso si rompono i denti. Ci sono dei casi in cui pensi sia assolutamente imprescindibile questa tecnologia? Qualche Assolutamente. full arch di qualche materiale particolare? No, i materiali. Allora, Che dici senza questo non si può fare? sicuramente se parliamo di zirconia, anche incollata con Sweetie Base, comunque la zirconia non ti permette, non ti consente niente in termini di tensioni laterali, perché comunque è estremamente fragile, no? Quindi è molto dura alla compressione, quindi è un materiale estremamente duro, zero flessibilità, però è anche vero che è molto fragile sotto quell'aspetto. Quindi se tu avviti un'arcata in zirconia che non è precisa, prima o poi paghi pegno. Quindi sicuramente qui è fondamentale o passare attraverso una ibridizzazione del flusso, dove vado a provare un prototipo, lo passivizzo in bocca, scusa, e poi vado a gestire il lavoro con un flusso un po' digitale, un po' analogico, oppure se voglio fare un flusso completamente analogico, perché se ibridizzare, scusami se vado a deviare un po', per chi progetta è un problema, perché nel momento in cui esco dal flusso digitale, tutto quello che lo vado a fare a lato, poi me lo devo riportare nel progetto, non è così banale. Io qua riesco a restare nel flusso digitale in qualsiasi step. Il mio progetto ha quella strada lì e posso partire dalla diagnosi, dal provvisorio, dalla progettazione protesica per fare la dima chirurgica, per tante cose, fino al lavoro definitivo, sempre nello stesso flusso. Se esco da quello, poi devo inventarmi accrocchi per tornarci. Sì, vabbè, leggevo delle discussioni online sui social di colleghi che sostenevano che una fazione piuttosto che l'altra di pensiero. Alla fine tra me e me pensavo, ma l'importante è che andiate da A a B, poi se certo ci metti 2 ore in più per arrivare a B è No, non è una uguale. questione di ore, è questione di O si sbaglia strada certezza di proprio. risultato. Cioè, per me è importante la certezza del risultato. Io credo che la cosa incredibile è che fino a un po' di anni fa dicevamo, è un sogno, sarebbe un sogno poter avere un qualcosa che mi trasferisce la posizione reale della bocca, degli impianti,
in un paziente virtuale. Attenzione, il paziente virtuale, perché si parla tanto di paziente virtuale, non deve essere un cartone animato, stiamo parlando di un paziente con tutto quello che dicevamo prima, con tutti i dati che servono per arrivare a realizzare il paziente virtuale. Però era sempre stato un sogno, no? Quello di avere in mano questa possibilità. Oggi sembra in alcuni casi che non c'è più questa voglia e volontà, però attenzione, l'abilità dell'odontotecnico nel sistemare le cose nel digitale diventa più difficile, perché la cosa funziona o non funziona. Tu hai detto una frase che a me piace tantissimo: il paziente non mastica file, e quindi alla fine mastica il lavoro. Vuole i denti, Vuole i neanche gli denti. impianti dentali, vuole i denti. Esatto. Oddio, vorrei farti 1000 domande che non ho messo in scaletta, ma veramente più parli, più me ne vengono in mente di domande da farti. Voglio darti una news. Io non uso lo scanner facciale, eppure sono stato tra quelli che, pare fosse il 2017, andai a trovare AFT System, non so se li avevi Sì. conosciuti, Siviglia. Avevo fatto un vlog con loro, volevo vederla questa tecnologia, nasceva la Bellus, telecamera Bello, sì, Bellus, sì, sì. una roba da La nerd. chiusa che è poco poi. Sì, poi alla fine mi resi conto che quello che stavamo facendo, per esempio, in team era già abbastanza buono, ovvero noi non ci recuperavamo i piani occlusali da analisi della faccia, del viso, ma dal cranio, dalla TAC 3D per esempio, proprio perché era stato un ragionamento, ma il cranio non cambia, la pelle si può spostare. Bravo. Lo condividi? Condivido più quello, e onestamente oggi, per quello che è l'aiuto sui software anche dell'intelligenza artificiale, preferisco più una foto 2D associata a una scansione 3D, Quella la facciamo sempre, è perché sufficiente. assolutamente Importante sì. avere la TAC. È importante avere un protocollo fotografico corretto, perché tu sai che la foto 2D, se io ho la testa storta, cambio le proporzioni, un occhio mi viene più grande, l'altro più piccolo, quindi è fondamentale avere un buon protocollo fotografico, ma alla fine allinei tutto e riesci a allineare tutto, piuttosto che una scansione del volto di bassa qualità. L'effetto cinema sul paziente in alcuni casi può avere il suo perché, e quindi quell'effetto wow da dire cavolo che scansione mi hai fatto, la fatta 3D. La foto fatta bene è un aiuto fondamentale oggi per, se devi fare faccette o fare lavori del genere, la previsualizzazione estetica, e lì l'intelligenza artificiale ti aiuta tantissimo. Sono venuti dei colleghi a trovarmi in clinica, mi dicevano: ma come fate ad avere tutti i pazienti con i denti dritti, belli così? Gli dissi semplice: lavoriamo sulla TAC e lì ci recuperiamo camper, linea mediana del viso, dimensione dell'arcata, tutto da quello. L'unica cosa che non si vede purtroppo è la lingua. Come risolviamo quel problema? Ah, non so aiutarti. Bisogna provare, testare, quindi fare quelle... Le prove comunque vanno ancora fatte. Sì, assolutamente. Ma le prove funzionali, estetiche, non credo che arriveremo mai del tutto. Poi chi inizia a parlare di sistemi avanzati di tracciature come Zebris piuttosto che altri, ti possono parlare anche di lavoro finito, però secondo me quando io devo fare una registrazione la faccio su denti, quindi devo arrivare, almeno comunque al provvisorio devo arrivare, quindi io devo partire e sviluppare un provvisorio, quindi è difficile non fare tutto senza prove. C'è una cosa che non abbiamo mai risolto, devo dire, con il team. E proprio 2 anni fa ho contattato Tramonte. Conosci Silvano Tramonte? E faceva Aiutami. gli impianti monofasici, Ma cioè, questo è il figlio. è il nipote, Sì. forse, sì, sì. Mi ricordo le viti di Tramonte perché nasco da Esatto. lì, che erano i monofasici, sì. Sai, sono sempre andato io dalle persone più grandi di me, che hanno una certa età, perché a me piace bruciare le tappe, faccio le domande, non voglio perdere tempo alle persone che già ci sono passate. Gli chiesi come risolvo il problema del paziente con la macroglossia. E lui mi disse, non lo risolvi. Non lo risolvi, Ti è mai capitato? Come li hai risolti? non lo so, Complesso, complesso. perché si morde sia la lingua che le guance. Non è che si morde o la lingua o la guancia. È complesso, ma neanche credo, forse... Parliamo di quei pazienti che hanno la lingua Sì, sì, smisuratamente sì, grande, dove è onestamente io complesso arrivare alla pace del paziente. l'unica cosa, conoscevo un clinico che faceva tanto lavoro di esercizi, facendo fare tanti esercizi al paziente e mettendogli dei bite gommosi.
proprio silicone, partendo da lì. Partendo da lì e facendogli fare degli esercizi che è anche di posturologia, perché alla fine li rialzava tutti, li portava in una natural position un po' più, come dire, sganciava, rimetteva a posto anche quelle che erano le tensioni che aveva nel corpo e agevolava anche questi ragionamenti, questi discorsi qua. Altro non ho visto, l'unico approccio un po' diverso era quello. Quindi Qualcuno dice taglia la lingua. potrebbe essere un risultato. No, se ci seguite date nei commenti come avete risolto, è una cosa che mi assilla ormai da 10 anni, come risolvere il problema della macroglossia paziente dentulo, che è stato magari anche 20 anni con la dentiera mobile, poi voli i denti fissi e ti rendi conto che molte volte sembra grande, però si riduce la lingua, certo, delle volte la proprio non ricondizione. resta grande la lingua e devi fare un passo indietro. Come l'avete risolto? Fatemelo sapere, scrivete nei commenti, molto interessante. Credo che il futuro non sia quindi il dentista contro il tecnico, No, ma il assolutamente. team clinico, diciamo tecnico. Tu sei d'accordo? Sono d'accordo, io credo ancora in questo settore, nell'odontoiatria e nell'odontotecnica, e credo che secondo me sì, si andrà sempre più in team, poi magari cambieranno le cose, potrà esserci la clinica col laboratorio dentro, col tecnico già, cioè, e si stanno già vedendo situazioni del genere, ma non dove vengono, tra virgolette, passami il termine, sfruttati, ma coinvolti. E quindi io ho delle buone sensazioni, si può dire. Credo di sì, credo che il laboratorio, inteso come quello che conosciamo, cambierà tanto, c'erano sempre più monitor in un laboratorio e meno spatole, per intenderci. Questa puntata del Dottor Palmas Podcast è sostenuta dal laboratorio Dottor Palmas in Romania. Lo dico subito senza girarci intorno, oggi il laboratorio non può più essere considerato semplicemente il posto dove mandiamo i lavori. Il laboratorio deve diventare una parte intelligente del piano di cura, deve dialogare col clinico, leggere correttamente i dati, prevenire errori e deve aiutare nella scelta dei materiali. Deve progettare soluzioni protesiche coerenti con il caso clinico e soprattutto deve contribuire al risultato finale del paziente. Nel nostro laboratorio in Romania lavoriamo ogni giorno su casi protesici complessi, flussi digitali, progettazione CAD/CAM e produzione odontotecnica per cliniche e professionisti che cercano qualità, controllo e continuità. Perché il punto non è solo produrre denti, ma è costruire un sistema in cui il clinico e il tecnico possano parlare la stessa lingua, fatta di scansioni, fotografie, progettazione digitale, materiali e responsabilità. Ed è esattamente il motivo per cui abbiamo voluto sostenere questo podcast non per fare una televendita, ma per interrompere la conversazione con uno spot senza anima. Per ricordare una cosa semplice, il futuro del dentale non sarà costruito da professionisti isolati, sarà costruito da team che sanno comunicare, progettare e lavorare insieme. Il nostro laboratorio, Dottor Palmas in Romania, nasce per questo, supportare il lavoro dei clinici, alleggerire il carico produttivo dei laboratori e contribuire a portare al paziente un risultato migliore, più preciso e più stabile nel tempo. Se anche tu vuoi saperne di più, vai su smiledentlaborator.com. E ora torniamo a Franco. Cosa deve accadere nel mondo dell'odontoiatria affinché si mettano finalmente insieme a lavorare senza pregiudizi, senza invasioni di campo, ma anzi amplificando poi quello che è l'output, il risultato, l'outcome? Ma più fiducia sicuramente, come dicevamo prima, Fiducia. comunicazione e i primi risultati vedi che poi portano. Io ti torno a dire, grandi professionisti li ho sempre visti lavorare con grandi tecnici e sono i primi a promuovere questa situazione. Quindi tornare a guardare anche chi è stato maestro, chi insegna, a guardare i riferimenti non sono soltanto quelli che vediamo nel social, ma lo troviamo nei libri, li troviamo nei testi, li troviamo nei corsi. Digitale ci ha insegnato una cosa, questo te lo devo dire perché ho fatto per tanti anni i corsi, l'hai accennato, e ho sempre visto la difficoltà da parte di tutti gli utenti di partecipare a corsi dedicati anche solo al CAD, perché c'è sempre stato, come dire, cavolo, ho comprato un CAD, ho comprato un software, ho speso dei soldi e poi devo andare a spendere altri soldi per fare un corso. C'è sempre stata questa filosofia e c'è sempre questa reticenza nel fare formazione.
E questo è un peccato perché lì, come dicevi tu prima, posso bruciare tappe, posso avvantaggiarmi sicuramente, no? Perché in maniera autonoma, autoctona, non riesco a arrivare. Sempre parlando di corsi e formazione, a cosa fare attenzione nella giungla della formazione? Vedo molte aziende spingere tecnologie solo per un mero calcolo economico. Ma io penso che il ruolo delle aziende oggi va molto a braccetto con la formazione, perché se io sono parlo di aziende serie chiaramente, se le aziende che mettono in campo tecnologia sono le prime che teoricamente devono conoscere la tecnologia che mettono in campo e sono le prime che possono avere i mezzi per poter insegnare e tramandare questa tecnologia. Quindi io credo che hanno un ruolo importante sulla formazione le aziende, questo ne sono Mhm. convinto. Ma te la faccio sta domanda, la chirurgia guidata serve a vendere più impianti o veramente aiuta? No, no, beh, no, 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 la chirurgia guidata io la vedo un qualcosa che aiuta tantissimo. Il neofita o l'esperto? Tutti e due. Non è vero che se sei esperto alla chirurgia guidata ti devi vergognare perché, anzi, e non è vero che la chirurgia guidata serve solo nei casi difficili, perché se un caso è difficile, e questo mi diceva un tuo collega che stimo tantissimo di Roma, e che mi ha introdotto in questo mondo qua, un clinico molto molto valido, e lui ha sempre detto che se un caso è difficile a prescindere che ci sia la Mhm. guidata o che ci sia la chirurgia a mano libera. Io credo che la chirurgia guidata sia un passo fondamentale per rendere tutto nel digitale un flusso tutto predicibile. Io riesco a gestire tutto prima, Mhm. cioè semplicemente non mi vado a inventare nulla ed è questa la cosa Sì, importante. questa è la discussione che abbiamo avuto anni fa tra un approccio appunto reattivo o uno programmato, dove progetto prima oppure reattivo, faccio qualcosa, vedo che accade, cambio, aggiusto, un po' come era l'ortodonzia tanti anni fa. Bravissimo. E contro invece magari la pianificazione oggi addirittura con l'intelligenza artificiale dei denti dritti. Quindi vedere già il risultato prima Certo, di iniziare. è lì la Quindi differenza grossa. più per neofiti o più per esperti? Ma io ti ripeto, non faccio distinzione. Il neofita deve, cioè, capire e affrontare, penso, un intervento di chirurgia guidata, comunque deve essere un chirurgo, non è che non hai mai Ho fatto. capito, non vuoi farti nemici. La tecnologia può diventare una lingua comune tra i clinici e l'odontotecnico in futuro invece che una zona di scontro? Ma deve diventare una lingua comune, non può, deve necessariamente diventare una lingua comune, perché comunque, come ti dicevo prima, io credo nella tecnologia all'interno degli studi, anche produttiva, Mhm. ma deve essere gestita insieme. Cioè ci deve essere un aspetto progettuale legato al tecnico e poi anche far sì che per necessità di tempi lavorare Mhm. con una produttività nello studio. Dacci un messaggio di pace tra odontoiatri e Ah, odontotecnici. cavolo, così mi fai diventare Lasciaci un un messaggio prete quasi. nella pietra, scolpito nella pietra, che Ma possiamo così chiudere questo capitolo. un messaggio di pace ma guarda, sicuramente cerchiamo di rispettare ognuno il proprio ruolo, una bella distinzione di ruoli, ma decisi di quello che è il proprio ruolo, cioè non ci deve essere la predominanza di uno dell'altro. Distinzione dei ruoli in pieno rispetto dell'altro. Il tecnico del futuro, passiamo a un'altra area del nostro podcast, sarà più un produttore o più un progettista, Ah, un bella questa. capo progetto, colui che viene vicino alla poltrona, verifica che la raccolta dati sia completa, è stata fatta anche correttamente in real time? Dove lo vede il tecnico? Allora, io anni fa, quando c'era tutto il movimento per modificare e cambiare quello che è il profilo professionale del laboratorio dell'odontotecnico, che lo voleva spinto verso verso la professioni sanitarie, c'è stato un momento che si parlava invece verso l'ingegneria, no? Tra virgolette, che secondo me in quella fase lì poteva avere un senso, Mhm. perché una sorta di protesista, un po' come geometra ingegnere, no? Che il Sì. geometra deve fare il progetto. Ecco, questo per me ci deve essere un po'
di chiarificazione per tornare alla distinzione dei ruoli. Quindi io credo che ci deve essere una figura che potrà essere titolato per gestire i software. Oggi c'è un vuoto giuridico sotto questo aspetto, e quella figura potrà essere quella figura che per me può essere coinvolta anche nello studio, indubbiamente. Però lo vedo come progettista il futuro dell'odontotecnico, e credo, anche se tu pensi di no, che sia anche produttore, perché stiamo vedendo la tendenza dei laboratori a diventare sempre più strutturati, laboratori sempre più strutturati che riprendono in casa la produzione. Quindi credo che avremo questa ancora per un po' di anni questa distinzione tra il laboratorio che farà uso di outsourcing, quindi di centri di produzione dell'industria, perché comunque oggi un laboratorio piccolo non può accedere a quel tipo di investimento lì, perché E lo attenzione. consigli di Sì, fare quegli certo. investimenti? No, io consiglio di guardare e conoscere bene i tuoi limiti, non spendere soldi che non hai, e sinceramente puoi anche organizzare una tua situazione con chi ti aiuta a progettare e chi ti produce, e tu finalizzi, perché ci sono quelle situazioni. Devi necessariamente capire chi sei e quali sono i tuoi obiettivi. Se sei un laboratorio strutturato e non ti strutturi da un giorno all'altro, allora puoi anche fare degli investimenti che oggi non sono più così fuori portata, perché la tecnologia arriva anche dall'Asia, e l'Asia Spinge sta tanto. spingendo tantissimo con prezzi decisamente diversi, e non sono più quello che una volta si diceva la cinesata. Attenzione che non è mica così, anzi. Quindi io credo che c'è un volersi riprendere in mano anche la gestione della produzione da parte del laboratorio. Io sono anche contento perché sono partito da lì. Mhm. Sai una cosa, a proposito dell'Asia, quando ero da poco in Asia ho visto che alcune marche di telefoni che qua da noi sono considerati low cost, in realtà là costano quanto i top di gamma qua da noi. È Mm. inverso. Invece quello che da noi era qua top di gamma, Ah, pompato dal marketing, lì è la cosa più cheap che c'è, più economica. certo. Quindi a proposito di Immagino anche quale. cinesate, fate attenzione, perché delle volte il prezzo non fa Non poi quello che fa, c'è bravo, sotto la scocca, quello che c'è bravissimo. sotto. E secondo te delegare una parte della produzione, come hai detto te, di outsource, esatto, penso proprio che sia delle volte una questione di capire la propria scala, la propria dimensione. Molti Bravissimo. partono in quarta e si mettono sulla groppa, sulle spalle, un sacco di investimenti che mai ne rientreranno, per poi neanche aver capito prima se c'era quel lavoro da soddisfare quell'investimento. Beh, è tutto lì, è È tutto lì. capitato di vedere colleghi che Sì, si sì, sono sì. imbarcati in È quando investimenti. parlavamo prima del subire il digitale e non cavalcarlo, è quando tu rincorri un qualcosa che hai visto che hai perso il treno, e allora È una questione di senti timing. senti che lo devi fare. Quello Mhm. si vede ed è rischioso. Io penso che le aziende oggi, l'industria e le aziende stesse devono essere più serie nelle proposte. Io parlo per noi, io rappresento Nobil Metal, lo sai, sono responsabile Mhm. tecnico per quello che riguarda tutta l'area digitale, CAD/CAM. Non mi stai pagando per No, chiaramente no, io fare il l'ho marchio. lanciata lì, l'ho Tu mi hai lanciata lì. chiesto prima, posso dire L'ho che l'ho- lavoro per. Io ti ho chiesto, ma no, tu lo puoi dire? Se- l'ho detto solo adesso per dirti, noi abbiamo voluto fare una cosa, cioè io quando noi distribuiamo anche una tecnologia molto importante che non faccio nome, che è comunque di stampa 3D a colori, monocromatica, monoblocco, una protesi così esce dalla macchina finita. Sembra una cinesata. No, non è una cinesata, è resina. La macchina costa. Noi potevamo fare questa campagna dove magari te la legavo con leasing per tutta la tua vita, In realtà noi cosa abbiamo deciso di fare? Ho detto, è una macchina che sicuramente è molto intelligente, è interessante, e se hai dei numeri, se fai queste tipologie di lavoro, te la ripaghi serenamente. Ma come fai a saperlo? Non puoi comprarti una macchina così. Quindi abbiamo deciso di adottare una macchina di queste per fare del service divulgativo. Al laboratorio dice prova a iniziare a usarla, vedi se ti piace la cosa, se puoi arrivare a fare dei numeri, poi vediamo quando siamo nella deadline dove Sì. dici il numero giustifica l'acquisto, siamo i primi a dirtelo, se no continua a fare così. Ecco, per me le aziende dovrebbero avere questa mission qui. Sembra un po' come fece la Xerox tanti anni fa. Ti regalo il fotocopiatore 3 mesi, poi se va bene me lo compri. Vabbè, però Intanto inizia a sporcarti le sì, mani, sì, vedere sì, come sì, sta sì. nuova tecnologia. Qua in realtà non ti mettiamo niente,
mandami il file, ti faccio io da service, però se ti piace continui a farlo, quando hai ottenuto dei numeri fai due conti se ha senso comprare, o se no se non ti piace vai da un'altra parte. Credo che sia la cosa più corretta, etica da poter fare oggi. Pensi che ci sono tecnici, odontotecnici, che hanno una sensazione di, si dice in inglese, overwhelming, essere travolti da tutta questa novità, questa tecnologia, e a un certo punto si chiudono a riccio e dicono basta, sta andando troppo veloce, quasi una crescita logaritmica. Sì, Ogni sicuramente, anno ci sono c'è chi novità. anche tira a arrivare in fondo al suo percorso cercando di Mhm. mantenere la sua strada, che è un peccato perché io ho sempre avuto un'idea dell'odontotecnico digitale, che non è realmente il ragazzino l'odontotecnico digitale, no? Lo Mhm. smanettone, quello che è bravo a giocare con la PlayStation, o il bravo ti smonta il computer, ti sa fare le app, ti sa fare gli script, così come se piovesse. Io credo che la vera figura dell'odontotecnico digitale in realtà è oggi quello di mezza età, quello che ha fatto tutto il suo percorso all'interno di un laboratorio, che ha mangiato, come posso dire, della polvere, conosce i denti e però ha voluto affrontare il cambiamento digitale. Quello per me è la persona più indicata ed è la persona più digitale che c'è. Era molto facile, ti dicevo che rappresento quello, Mhm. però in realtà è più o meno una persona che conosce, ha fatto il mestiere e oggi ha Mhm. voluto approfondire il mondo del digitale. Quindi tu mi dici che c'è il rischio che magari i nuovi odontotecnici, se continueranno a essere sfornati, corrano il rischio di diventare dei semplici operatori digitali, ma che in realtà non iniziano da una curva di crescita più naturale, armonica, che poi porta alla maturità. Quello dipende da cosa gli faranno fare i loro datori di lavoro. Perché se tu vuoi formare un odontotecnico, lo formi come l'hai sempre formato, solo che ci saranno degli strumenti diversi. Come abbiamo detto, l'approccio deve essere diverso, no? Deve esserci l'approccio all'odontotecnica attraverso degli strumenti digitali, punto. E quelli vale la pena investire su quello. Se invece tu lo usi semplicemente perché deve fare quello che dice, lo metti lì a fare due barre, a fare quello, a fare quell'altro, hai scelto di crearti un operatore software. Ma non sto dicendo, è una visione, non sto dicendo bene, male, non male. Un protesista, un progettista di protesi deve avere delle nozioni, un know-how da odontotecnico e quindi deve conoscere la materia, quindi deve studiare e approfondire. Se io prendo uno bravo a computer, lo metto lì, gli spiego che questo qui devi fare il dente, usi una libreria, ti fa aiutare anche un po' dall'intelligenza artificiale, Mhm, hai un operatore bravo al software, ma non so quanto potrà essere bravo come odontotecnico. mhm. Sono d'accordo. Sono tornato, come ti dicevo da poco, da Guangzhou, Cina, una esposizione, devo dire, fuori misura per le cose che ho visto, e anche troppo quello che ho Troppo, visto, un quasi po' un troppo, ho impatto pensato. ubriacante. Dov'è il limite tra cinema e realtà? Perché ho visto, devo dire, tanto cinema, tante cose complesse, mi veniva in mente Kaby Lame, sai, il nostro TikToker famoso in tutto il mondo, che Sì, se una cosa la puoi fare anche semplice, senza tutte queste bollicine. certo. Qual è il distinguo? Ok, robotica, intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ma, Cosa aspettarci dal futuro? Cosa in realtà e cosa fantasia? ma State allora, sereni, ti- l'uomo servirà ancora? sì, sì, perché anche l'intelligenza artificiale deve essere nutrita e Mhm, devi nutrirla nel modo corretto, perché se te la lasci libera di spaziare le fonti sono mhm, importantissime di addestramento. Se tu la lasci spaziare libera, eh, non so se si possono usare anche termini, quello che mi avevano insegnato una volta è merd in, merd out, no? non lo Se, conoscevo questo. entra roba brutta ed esce roba brutta e non c'è poco da fare, questa la devo a un mio collega che stimo tantissimo. Quindi io ti dico, onestamente, in questo momento quello che vedo dell'intelligenza artificiale associata al nostro settore, nell'aiuto nella pianificazione implantare sicuramente, nell'aiuto nelle segmentazioni delle TAC, ma fino a un certo punto, perché comunque lì ci vogliono operatori che sappiano distinguere dove inizia a immaginare e inventare, dove realmente ha segmentato in maniera corretta. Dove la vedo importante invece, ecco, se ti faccio un esempio, su una foto dove vado a fare una progettazione con i colori reali che lui mi prende dalla foto, mi trasmette quei colori su quello che sto progettando e mi appiccica, passami il termine, la Mhm, mia progettazione alla tua foto,
e trasforma la foto nel progetto di com'eri e come sarai nella maniera più realistica possibile, quello per me è un aiuto importante. Poi ci sono tanti altri modi, se poi ci limitiamo al fatto che oggi con l'intelligenza artificiale possiamo far sì che ti modella un elemento, tre elementi fino a un certo punto, perché alla fine devi dargli una libreria dove scegliere, ha dei parametri che sono da rispettare, che sono i punti di contatto e la masticazione, ma è abbastanza asettica. Però imparerà, per carità. Robotica, invece, parliamo di robotica. Dove aiuta veramente la robotica oggi e dove Fammi una ancora di distinzione di strada ce n'è robotica da fare? però. Parliamo di robotica da laboratorio, E quindi, produzione, allora, CAM. Ho guarda, visto addirittura robot con le ruote che spostano un sì, disco. sì, quelle però grossi centri di produzione perché costano una follia. Sì, quelli sono magazzini, sono robot che gestiscono centri di produzione più macchine che non fanno più il cambio Sì, pallet ho pensato a automatico. Amazon quando ho visto quello. Esatto, e Dove prendono finirà e l'uomo? vanno a mettere, quello vabbè. Guarda, ti dico che le macchine nei laboratori sono sempre più performanti, quello sicuramente, ma soprattutto sono più fruibili, nel senso che meno difficili da utilizzare perché nel tempo l'esperienza che hanno acquisito le aziende, in base anche ai primi insuccessi, è stata quella di poter tarare delle macchine, dei sistemi, dei protocolli esattamente per anche un neofita, quindi per chi arriva, prende la macchina, che comunque vuole una sua accuratezza di concentrazione, di apprendimento, di qualsiasi cosa. Devi conoscere comunque anche quel mestiere lì, però diciamo che rispetto a una volta è diventato tutto più semplice. Poi tutto fa la differenza, come la gestisci, come la manutenzione stessa fa la differenza del risultato. Quindi uno che compra una macchina deve sapere che non è finita, non è che schiaccio il pulsantino e mi dà il prodotto finito, ci devo mettere del mio, devo conoscere. Quali parti di design ad oggi ritieni che possano essere automatizzate con l'IA? È tutto quello che è l'aspetto previsualizzativo, quindi sicuramente quello che ti ho detto prima, la foto, cioè la mia progettazione di Smile Design, ad esempio, quello sicuramente mi aiuta tantissimo, trasformare tutto in un video. Credo che nella progettazione possa aiutare tanto anche, ho visto delle situazioni per chi fa ancora abutment, io non so se voi fate ancora abutment, ci sono ancora parti del mondo dove si fanno abutment per la cementata sopra, ho visto delle situazioni dove istruito bene ti riesci a creare degli abutment più che dignitosi, Dove invece l'occhio umano rimarrà insostituibile? estetica. C'è un aspetto del laboratorio odontotecnico che ancora non lo cambi, che è quello dell'estetica della finalizzazione. Per quanto ci sono buoni materiali, per quanto abbiamo tanti progettato bene, poi c'è sai, fino a chi il ceramista, quello che fa estetica, non si ritiene tanto artigiano, si ritiene artista, perché giustamente se hai un occhio, se hai la capacità, lì si valuta veramente la differenza, no? Lì si fa la differenza di chi ha veramente capacità rispetto ad altro. E credo che quello sia ancora nelle mani dell'uomo. Dell'uomo. Anni fa ero stato, tu sei trainer Exocad, Sì, io seguo Exocad da tanti anni, ero anche presente qualche anno fa sull'isola di Palma di eravamo Maiorca, insieme. esatto. Ti ricordi, parlarono già di intelligenza artificiale, come stavano Sì. introducendola su questo software che io ritengo meraviglioso per fare i denti. Penso che la spinta fosse quella di andare verso il chairside. Cosa hai pensato tu quell'evento? Volevano introdurre il chairside con Quell'evento lì, l'intelligenza in artificiale quell'evento o lì, full arch? Cosa ci aspetta? in realtà, guarda, vedendo anche come è stato sviluppato nel tempo il Charside, non è stato poi portato così in alto No, non è da stato Exocad, no. dirompente. È stato poi possiamo anche dire che molti clinici hanno preferito comprarsi magari un Exocad Dental Lab piuttosto che il Charside perché aveva più possibilità. Questo è vero, va anche detto. Però penso che se vado a vedere quello che viene fatto oggi con l'intelligenza artificiale, cioè
tu prendi la scansione di una protesi, che lui ti riesce in automatico a segmentare tutti i denti, a ricavarci il modello, ricavarci la gengiva, riduplicartela e darti la possibilità, quello lì tutto in automatico, beh cavolo, è tanta roba. Tanti minuti di lavoro in Tanti meno. minuti. Io credo che l'intelligenza artificiale nella gestione di quella routine che magari potrebbe far, come hai giustamente detto tu, far perdere tanto tempo, lì è di un aiuto pazzesco, indubbiamente. Quindi se dovessimo scrivere oggi per fare un nome commerciale, un libro con ChatGPT, comunque io una rilettura gliela darei prima di mandarlo in stampa 10.000 copie. Sicuramente sì, la farei dare anche da qualcun altro per sicurezza. Bene, America, Europa, Asia stanno correndo due velocità differenti oppure pensi che in realtà stanno per incontrarsi da qualche parte e Su questo. volutamente si stanno andando in certe direzioni, sia con l'IA, con la robotica e Sì. anche con le nuove tecnologie? Non ho visto tanta robotica, per esempio, in Europa, come ho visto in Asia, e non ho visto, per esempio, alcuni software in Asia che invece ho visto qua, proprio in Europa. Allora, io credo che su questo ho un po' la mia visione che l'Asia sta prendendo il sopravvento, ma lo vediamo dall'automotive in poi, cioè noi fra 5 anni rischiamo che le grandi aziende automobilistiche europee spariscono, cioè è veramente un rischio. E quello che sto vedendo, l'innalzamento tecnologico dell'Asia in maniera importante, ma poi non voglio entrare nella dinamica politica perché, per come, Assolutamente, assolutamente no, lungi dal però io podcast. sto vedendo questa roba qua e non so se sono in grado di rispondere gli europei, non lo so. Quale sarà il ruolo dell'industria nel mondo dell'odontoiatria futura? Chi Accom- muove i fili? Credo che riesca a capire che non è solo un prodotto, ma anche dei servizi che fanno la differenza. Cioè non può essere solo il prodotto, ci deve essere accompagnato un prodotto di servizio, E workflow? e il workflow e chiaramente chi decide di mettersi lì a applicare e dare anche delle soluzioni che possono essere riproducibili. Le aziende dovrebbero essere in grado di poter dire ai clinici: guarda, questa tecnologia non ti serve ancora? Sì, dovrebbero essere in grado, ma ahimè si è figli tutti dei numeri, quindi bisogna vedere. Esatto, questo che intendevo, che ci sia poi un conflitto di interessi nel voler spingere delle vendite Però di tecnologie. capisci che se io spingo una vendita che però non è così pulita, è un boomerang. E noi siamo in un settore piccolo, eh. Cioè le aziende sono poche e stai vedendo cosa succede, no? Molto Si accorpamento, stanno agglomerando. agglomerando, quindi Penso rimarranno in pochi, grandi eh player. sì, quindi Io situazioni piccole locali, locali in termini nazionali dico, e poi grandi multinazionali. Credo che diventano dei boomerang per chi vuole restare in piedi e sopravvivere. Aziende di caratura nazionale devono necessariamente lavorare con uno spirito diverso, un po' più, decisamente più retto. Sì, ci sono il gruppo dei coreani, il gruppo, possiamo fare anche nomi, Aligntech, Invista, Straumann, sono io penso quattro i grossi player che rimarranno in futuro, Despay. che prendono sotto Dentsply, scusami, che si prendono tutto sotto di sé a ombrello. C'è quel rischio lì, c'è quel rischio lì. Quindi c'è il rischio che comunque il dentale venga direzionato dai grossi gruppi. Il rischio c'è, però io credo che ci siano molte aziende che sul territorio non è che sopravvivono, ma riescono anche a distinguersi proprio perché hanno capito questa cosa e proprio perché hai in mano il territorio dalla storia e quindi riesci ad avere persone legate non solo ai numeri, ma al mestiere, hai un know-how che ti porta ad avere conoscenza e non c'è un continuo flusso, giramento di dirigenti e compagnia. Quindi credo che ancora siamo in una situazione dove alcune aziende si possono difendere più che bene. Qual è la cosa che più ti fa arrabbiare oggi nel settore del dentale? Ah, Siamo in chiusura. mi fa arrabbiare questa continua ricerca di a tutti i costi di perdere di vista qual è il risultato a discapito c'è solo della velocità, del contenimento dei costi e delle volte viene messo come poca importanza il risultato.
Poi capisco che ci sono i momenti che necessariamente devi rispondere al paziente in maniera veloce, ci sono dei casi che invece secondo me ci sono i tempi per gestire in maniera diversa. Questo mi fa arrabbiare, ma la cosa che mi fa arrabbiare più di tutto è quello che ti ho detto all'inizio, è il fatto che soprattutto lato odontotecnico non venga cavalcato nella maniera giusta il digitale, ma venga subito. La stessa cosa stiamo vedendo adesso che sta nascendo la protesi mobile digitale, siamo ancora lì con i tecnici che abituati a fare la protesi mobile a mano dicono ma come non va bene, cioè invece di capire, di approfondire la cosa, purtroppo quello è il rischio. Siamo alle ultime battute. Qual è la convinzione che avevi 20 anni fa e che oggi hai totalmente cambiato? Allora, la convinzione che avevo era in parte quello che ti ho detto adesso, ero convinto che avremmo governato il digitale noi laboratori, noi odontotecnici, invece mi sono completamente ricreduto e sono convinto che era sbagliata l'idea perché il digitale parte dallo studio, ma non lo sapevo ai tempi, non esisteva in quel modo lì. Franco, io ti No, ringrazio ringrazio per te. questa chiacchierata e io penso che questa conversazione dice una cosa molto semplice, ovvero che in futuro probabilmente non saremo sostituiti da robot e intelligenza artificiale, almeno non completamente, probabilmente saremo ancora necessari. E l'importante è non correre il rischio, insomma, di perdere il controllo di queste tecnologie e soprattutto Bravo. che si faccia il bene del paziente, del malato. C'è qualcosa che consiglieresti ai giovani odontoiatri e odontotecnici del futuro? Lasciamoci con un buon consiglio. Ma sì, io penso che è quello che da sempre ci ha distinto sempre rispetto alla macchina, che è quello di continuare a studiare, continuare a informarci e volersi sempre migliorare. Tu mi hai chiesto chi era Franco all'inizio, Franco è quello che è adesso, lo stesso entusiasmo me lo ritrovo ancora adesso e quindi non so come fare, mi autoalimento, ma questo è. E io mi auguro che i giovani possano vivere questo entusiasmo e rinnovarselo di continuo. Grazie, Grazie a io te, ti Corrado. ringrazio ancora e se vi è piaciuto questo primo evento del Dr. Palmas Podcast, io ancora una volta vi invito a iscrivervi al canale, fare clic sulla campanella e supportateci con questo piccolo gesto gratuito per poter portare dentro il podcast altre persone come Franco molto interessanti che ci aiuteranno i prossimi anni a non subire ma gestire questa trasformazione del nostro settore. Grazie. Grazie a te.